Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo! Era una sera di lunedì quando la mia vita è crollata. Ero tornato a casa prima del solito, sperando di sorprendere Ellie con il cibo da asporto dal suo ristorante preferito. L'odore del curry verde appena preparato si diffondeva nell'auto, mescolandosi con l'aria fresca della sera. Mentre entravo nel vialetto, la casa era buia tranne per la debole luce proveniente dalla finestra del soggiorno. Nulla di insolito, Ellie teneva spesso le luci basse quando era sola a casa, ma stasera sembrava diverso. Sono entrato silenziosamente. Le mie scarpe emettevano dei leggeri click sul pavimento in legno duro. L'aroma del curry si mescolava a qualcos'altro, un leggero sentore di profumo che non era il suo. Il mio stomaco si era agitando, l'istinto mi urlava di voltarmi e andarmene, ma non potevo farlo ancora. Mentre mi avvicinavo al soggiorno, sentivo il flebile mormorio della sua voce. Ellie rideva, dolce, melodica e spensierata, un suono che non sentivo da mesi. Il mio cuore batteva forte nel petto mentre capivo che non era sola. «Brian, basta!» disse, il tono giocoso ma intimo. «Mi metterai nei guai!» mi congelai, afferrando il bordo del muro per supporto. Brian, il nome mi colpì come un pugno fisico. Il peso di esso mi teneva fermo. Il mio polso si accelerò, un'ondata di sangue ruggiva nelle mie orecchie. Mi avvicinai di più per catturare le sue parole. No, lui non è a casa. Ellie continuava. La sua voce scendeva a un sussurro confidenziale. Va bene, basta non dire che sei terribile. Sentii il sangue prosciugarsi dal mio volto. Ogni sillaba confermava ciò che temeva di più. Non sapeva che ero lì, non sapeva che tornavo presto e certamente non sapeva che potevo sentire ogni parola. La stanza girava intorno a me mentre la mia mente cercava di dare un senso a ciò che stavo ascoltando. Ellie, mia moglie da 11 anni, stava parlando con un altro uomo, ridendo, flirtando, comportandosi come se la vita che avevamo costruito insieme non fosse altro che uno sfondo conveniente per il suo tradimento. Il suono delle sue risate mi colpì come un coltello. Non era solo l'infedeltà, ma la facilità con cui mentiva, il conforto che trovava nell'attenzione di qualcun altro. Le mie mani tremavano mentre combattevo l'impulso di irrompere nella stanza e chiedere spiegazioni, ma sapevo che non potevo farlo ancora. Avevo bisogno di prove. Silenziosamente tornai nel corridoio, la mia mente già al lavoro sulle possibilità. Affrontarla ora avrebbe dato solo a lei la possibilità di negare, di distorcere la narrazione in qualcosa che non potevo controllare. No, dovevo giocare attentamente. Se era disposta a tradirmi, allora doveva sentire il peso delle sue scelte e me ne sarei assicurato. Mi sedetti al tavolo della cucina, fissando senza emozioni il contenitore di cibo da asporto davanti a me. Ellie entrò poco dopo, il telefono infilato nella tasca posteriore, un leggero sorriso sulle labbra. Quando mi vide, la sua espressione cambiò leggermente, ma abbastanza perché me ne accorgessi. Era sottile, come se qualcuno avesse interrotto un suo pensiero a metà, incerta se fosse stata sentita. «Sei tornato presto», disse con un tono leggero, ma c'era qualcosa di cauto nel modo in cui mi si avvicinava. «Sì», risposi, mantenendo la voce ferma. «Pensavo potessimo cenare insieme. Ho portato il tuo preferito». Guardò la borsa sul bancone. Il suo sorriso tornò, ma non raggiunse davvero i suoi occhi. «È dolce, grazie». Si avvicinò al bancone, scaricando i contenitori con una facilità pratica che fece stringere il mio petto. Come poteva stare lì così calma dopo quello che avevo appena sentito? Il pensiero fece serrare la mia mascella, ma mi costrinse a rimanere composto. Non era il momento per uno sfogo, non ancora. Sedendosi di fronte a me, il silenzio tra noi divenne pesante. Ellie infilò un pezzo di cibo nel piatto, lo sguardo che oscillava al mio ogni pochi istanti. Ogni tanto vedevo la tensione nelle sue spalle, il modo in cui le dita stringevano la forchetta un po' troppo forte. Aspettava che parlassi, che dicesse qualcosa, qualsiasi cosa, per rompere il silenzio, ma io non glielo avrei dato.
Finalmente sospirò, appoggiando la forchetta. Sei stato silenzioso ultimamente, va tutto bene? Rise, un suono breve e privo di umore che la fece trasalire. Tu? Mi dici se va tutto bene? Chiese, la fronte corrugata, e per un momento sembrò veramente confusa. Cosa significa questo? Mi sporsi in avanti, i miei occhi fissati nei suoi. Significa che voglio sapere se c'è qualcosa che vorresti dirmi, qualcosa che hai tenuto per te. Si congelò, la forchetta a metà strada verso la bocca, l'espressione che passava dalla confusione al panico. Non so di cosa stai parlando, vero? Dissi, la voce più acuta ora. Penso che tu sappia, Ellie. Penso che tu abbia parlato molto ultimamente con qualcuno che non sono io. Il colore le era svanito dal volto e posò la forchetta con un clangore. Mi hai spiato? Non girare la situazione contro di me, risposi bruscamente, mantenendo la mia compostezza. Finalmente perse il controllo. Sentii. Ti ho sentito, Ellie, al telefono, ridere, flirtare con lui. Guardò altrove, le mani tremanti mentre le schiacciava insieme sul tavolo. Non è quello che pensi. Allora dimmi cosa è, dissi, la voce fredda. Spiegami come mia moglie, possa tradirmi alle mie spalle e avere ancora l'audacia di sedersi qui come se nulla fosse. Per un momento pensai che avrebbe negato, ma poi le spalle si abbassarono e guardò le mani. Non volevo che accadesse, disse piano. È successo da solo. Il mio stomaco si girò, la sua voce era appena un sussurro. Qualche settimana, 11 anni di matrimonio e lei ha buttato tutto via in poche settimane. La realizzazione mi colpì come un pugno allo stomaco e dovetti afferrare il bordo del tavolo per stiadiare me stesso. Perché, Ellie? Chiesi, la voce incrinata nonostante i miei sforzi. Perché ci hai fatto questo? Finalmente incrociò il mio sguardo, gli occhi pieni di un misto di colpa e sfida. Non riguarda te, riguarda me. Mi sentivo intrappolata, come se stessi perdendo me stessa, e Brian mi fa sentire di nuovo viva. Viva, ripetei amaro sulla lingua. Pensi che tradirmi ti faccia sentire viva? Si fece avanti, inficiando per l'acidità nella mia voce, ma non distolse lo sguardo. Non voglio farti del male, ti amo ancora. Non, dissi bruscamente, interrompendola. Non osare dirlo a me. La stanza cadde in un silenzio soffocante. Il peso della sua confessione pesava nell'aria. Mi allontanai dal tavolo, incapace di guardarla più. Le mani tremavano, il petto stretto da una miscela di rabbia e dolore. Ho bisogno di aria, dissi, afferrando le chiavi dal bancone. Non abbiamo finito di parlare di questo. Senza aspettare una risposta, uscii dalla porta. L'aria fresca della sera mi colpì come uno schiaffo in faccia. Avevo bisogno di schiarirmi la mente, di capire cosa fare dopo. Perché una cosa era certa: non era finita. Le strade erano tranquille mentre guidavo senza meta. La mente un turbine di emozioni, rabbia, incredulità, umiliazione, tutte mescolate insieme, ognuna che lottava per la supremazia. Le parole di Ellie riecheggiavano nella mia testa, un mantra crudele che non riuscivo a scrollarmi di dosso. Mi fa sentire viva di nuovo. Stringei il volante, i miei nocchi diventavano bianchi. 11 anni di matrimonio e così mi ha ripagato cercando qualche brivido con un altro uomo, come se la nostra vita insieme non fosse stata abbastanza. Quando parcheggiai nel parcheggio vuoto di un parco vicino, avevo preso una decisione. Non potevo affrontarla di nuovo, non ancora. La confrontazione senza prove avrebbe dato solo a lei la possibilità di distorcere la narrazione. No, dovevo sapere tutto, dovevo vedere l'intera situazione e sapevo esattamente chi chiamare. Derek rispose al secondo squillo. «Ehi, è passato un po' di tempo», disse, la voce calda ma cauta. «Cosa succede?» Esitai per un momento, il peso di ciò che stavo per dire mi colpiva di nuovo. «Ho bisogno del tuo aiuto, Derek, è riguardo a Ellie». Ci fu una pausa dall'altra parte. «Che tipo di aiuto?» «Quel tipo dove scopri tutto», dissi, la voce piatta. «Chi è? Ha delle prove, foto, timestamp, qualsiasi cosa». Derek rispose: «Ti invierò tutto quello che ho». Presi un respiro tremante, forzandomi a rimanere calmo.
Qual è il prossimo passo? Continuerò a tracciarli, disse. Da quello che ho sentito, stanno pianificando un viaggio fuori città questo fine settimana. Se vuoi sorprenderli in atto, sarà la tua migliore occasione. Il pensiero di Ellie che impacchettava le sue cose per passare un weekend con lui mi fece bollire il sangue, ma mi diede anche chiarezza. Non era solo un errore passeggero, era un vero e proprio tradimento. E se pensava di poter andarsene e scappare, si sbagliava di grosso. Non era finita, non per niente. Venerdì mattina i pezzi erano al loro posto. Gli aggiornamenti di Derek negli ultimi giorni erano stati dettagliati, non lasciando dubbi su cosa stesse succedendo. Ellie e Brian avevano prenotato un soggiorno di fine settimana al Resort Heavenwood Cliff, una fuga pittoresca abbastanza lontana dalla città per sembrare una scappata. Era lo stesso posto dove Ellie ed io avevamo celebrato il nostro primo anniversario, un dettaglio che mi faceva girare lo stomaco ogni volta che ci pensavo. Non ero più solo arrabbiato, ero determinato. Se Ellie voleva vedere com'era la vita senza di me, avrei fatto in modo che capisse veramente le conseguenze delle sue azioni. Quella mattina Ellie impacchettò le sue cose mentre io fingevo di essere assorto in una chiamata di lavoro. Rimasi nel corridoio, il telefono all'orecchio, osservandola dall'angolo del mio occhio. Si muoveva rapidamente, quasi nervosamente, come se si aspettasse che mettessi in dubbio i suoi piani, ma non lo feci. Invece, aspettai che venisse da me. «Sto uscendo per il weekend», disse casualmente, in piedi alla porta con la valigia. «È una cosa di lavoro, un ritiro di team building». L'audacia della sua bugia era quasi ridicola. Forzai un'espressione neutra e annuii. «Ok, buon viaggio». Le labbra si incurvarono in un leggero sorriso, ma i suoi occhi non incontrarono i miei. «Grazie, chiamerò se posso». Con ciò se ne andò, lasciando il leggero profumo del suo profumo nell'aria. Guardai dalla finestra mentre saliva nell'auto di Brian. Lui le diede un bacio rapido prima di caricare la valigia nel bagagliaio. La mia mascella si serrò, ma rimasi radicato in posizione, osservando mentre si allontanavano. Una volta fuori dalla vista, presi la mia borsa già pronta con tutto ciò che mi serviva e uscii dalla porta. Derek mi aspettava a pochi isolati di distanza, la sua auto in moto al marciapiede. «Tutto pronto?» chiese mentre saliva sul sedile del passeggero. «Sì», risposi con voce ferma. «Facciamolo». Derek annuì e si immette nel traffico, il suo atteggiamento calmo e concentrato come sempre. «Daremo a lui un po' di vantaggio, solo per sicurezza. Le telecamere sono già installate al resort, quindi tutto ciò che dobbiamo fare è metterci in posizione». «Bene», dissi. Guardando fuori dalla finestra mentre la città sfumava, la mia mente correva con una miscela di anticipazione e terrore. Non avevo idea di come Ellie avrebbe reagito quando tutto sarebbe crollato, ma non lo facevo per lei, lo facevo per me, per l'uomo che aveva tradito e scartato come se non fossi nulla. Quando arrivammo a Heavenwood, il sole cominciava a tramontare, gettando una luce dorata sui pittoreschi terreni del resort. Derek parcheggiò a una distanza di sicurezza e ci diamo la strada verso la stanza accanto a quella di Ellie e Brian. Le pareti adiacenti e le attrezzature di sorveglianza discreta ci avrebbero dato tutto ciò di cui avevamo bisogno. Derek scaricò rapidamente l'attrezzatura, i suoi movimenti efficienti e precisi. «Monitorerò il feed live», disse, indicando la piccola serie di telecamere e dispositivi di registrazione. «Se cambia qualcosa, ti farò sapere». Annuii, lo stomaco girava con una miscela di rabbia e anticipazione. «Grazie, Derek, per tutto», disse con un piccolo sorriso. «Assicurati solo di essere pronto per quello che succede dopo». Con il calare della notte mi sedetti nella stanza scarsamente illuminata, guardando il feed live delle telecamere HD. Ellie e Brian si erano sistemati nella loro suite, ridendo e chiacchierando come una coppia senza alcuna preoccupazione al mondo. Il mio sangue bolliva mentre osservavo Brian versarle un bicchiere di vino, la sua mano che restava troppo a lungo sulla sua. Ellie gli sorrise, un sorriso che un tempo era mio, e si avvicinò di più. La sua voce era dolce e provocante. Strinsi i pugni, costringendomi a restare calmo. Il momento della confrontazione non era adesso, non ancora.
La notte si prolungava, ogni momento sembrava un'eternità. Ellie e Brian si spostarono sul balcone, le loro risate che si sentivano debolmente attraverso le pareti. La voce di Derek ruppe il silenzio attraverso l'auricolare. «Si stanno comodi», disse. «Sei pronto per il prossimo passo?» «Più che pronto», risposi. Il prossimo passo era semplice. Lasciare che Ellie vedesse cosa significava avere la sua perfetta piccola fantasia infranta. Mentre si rilassavano sul balcone, completamente ignari delle telecamere nascoste che catturavano ogni momento, Derek inviò un messaggio al telefono di Brian. Era un testo accuratamente elaborato, progettato per seminare dubbi e caos. «Pensi che stia tradendo solo suo marito con te? Non essere così ingenuo». La reazione di Brian fu immediata. Irrigidì lo sguardo e guardò Ellie. «Che diavolo è questo?» domandò, alzando il telefono. L'espressione di Ellie vacillò, confusione e panico lampeggiavano sul suo volto. «Cosa c'è che non va?» Brian non rispose. Invece spinse il telefono nelle sue mani, la mascella stretta mentre leggeva il messaggio. «Chi ha inviato questo?» chiese con la voce tremante. «Mi dici tu?» sbottai. «C'è qualcun altro o è solo tuo marito che gioca con noi?» La tensione tra loro era palpabile e guardai con soddisfazione cupa mentre Ellie lottava per riprendere il controllo della situazione. Questo era solo l'inizio. Quando il weekend finì, non ci sarebbe stato alcun ritorno indietro per nessuno dei due. Il volto di Ellie era una maschera di shock e paura mentre teneva il telefono di Brian, il messaggio incriminante che le fissava indietro. «Questo è ridicolo», disse con la voce instabile. «Probabilmente nulla. Qualcuno sta cercando di giocare con noi». Brian non era convinto. Il suo volto si fece scuro e fece un passo indietro da lei. «Niente veramente, perché da dove sto guardando sembra che qualcuno sappia esattamente cosa hai fatto», disse Brian. «Dai, Ellie», disse forzando una risata nervosa. «Non ci credi davvero, vero?» «Non lo so, Ellie», sbottai. «Dovrei perché ora mi chiedo se non sono l'unico con cui ti sei incontrata in segreto». I suoi occhi si spalancarono e cercò il suo braccio. «Non è vero, lo sai che non lo è». Brian si tirò indietro, camminando avanti e indietro nella stanza, la tensione che si addensava ogni secondo che passava. Guardai la scena svolgersi sul feed live, il cuore che batteva forte. Questo era il primo graffio nella facciata di Ellie e era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Nella stanza accanto, Derek mi lanciò uno sguardo. «Vuoi che ne mandi un altro?» Annuii, la mascella serrata. «Vai avanti, Derek», disse, digitando il prossimo messaggio. «Questa volta rivolgiti a Ellie». Poco dopo, il suo telefono vibrò sul tavolino del caffè. Esitò, guardando Brian prima di prenderlo. Il volto le palidì mentre leggeva il messaggio. «Hai parlato con Brian la scorsa notte o stai tenendo anche questo segreto?» Si congelò, le mani tremanti. «Questo non è possibile», borbottò. Brian era sul suo telefono in un istante. «Cosa dice?» «Niente», disse rapidamente bloccando lo schermo. «È solo spam, spam», ripeté, la voce in ascesa. «Fammi vedere», dissi. «No», rispose stringendo il telefono al petto. «È privato». «Privato cosa?» «Cos'altro stai nascondendo, Ellie? Chi altro stai nascondendo?» Mi sporsi indietro sulla sedia, una soddisfazione cupa che mi avvolgeva. Ellie stava perdendo il controllo. La sua rete di bugie accuratamente costruita si stava sgretolando con ogni parola. Questo era il momento che avevo aspettato, il momento in cui avrebbe finalmente capito il costo del suo tradimento. Ma era solo l'inizio. La mattina successiva arrivai al resort proprio mentre il sole sorgeva. Derek era rimasto indietro per monitorare i feed, assicurandosi che avessi una chiara immagine di ciò che stava succedendo. Ellie e Brian non avevano lasciato la loro stanza tutta la notte, la loro discussione continuava fino alle prime ore. Stetti fuori dalla loro porta, il cuore che batteva forte. Era il momento del giudizio. Alzai la mano e bussai forte, il suono che riecheggiava nel corridoio silenzioso. Ci fu una pausa. Poi i passi e la porta si aprì. Ellie stava lì, l'espressione che passava dalla confusione allo shock. «John, cosa stai facendo qui?» balbettò, la voce appena un sussurro.
Spingi oltre, dissi, entrando nella stanza, il mio sguardo fisso su Brian che stava vicino al letto, il volto un misto di colpa e rabbia. Penso che sia il momento di fare tutti una chiacchierata, dissi freddamente. Ellie chiuse la porta dietro di me, la voce tremante. John, per favore, lascia che ti spieghi. Spiega cosa? Interrompi, voltandomi verso di lei. Spiega che ti sei incontrata in segreto con lui, che mi hai mentito per settimane. Vai avanti, Ellie, spiega. Aprì la bocca, ma nessuna parola uscì. Brian avanzò, la voce difensiva. Amico, non è quello che sembra. Oh, è esattamente quello che sembra, risposi con una risata tagliente. Pensi che non sapessi? Pensi che non ti abbia guardato tutto questo tempo? Il silenzio fu sufficiente risposta. Presi il telefono, aprì la galleria piena di foto e video che Derek aveva compilato. Lo gettai sul letto, lo schermo illuminato da un'immagine di Ellie e Brian che lasciavano il suo appartamento. Dai un'occhiata, dissi, la voce bassa e pericolosa. Questo è ciò che entrambi avete fatto dietro le mie spalle. Il volto di Ellie si strinse, le lacrime che le scendevano sulle guance. John, mi dispiace, non... Sbottai con voce tagliente. Non puoi scusarti, non ora. Mi girai verso Brian, il mio sguardo feroce. Ti vedo. E tu? E tu pensi che questo finirà bene per te? Pensi che ti lascerò entrare nella mia vita e prendere ciò che è mio? Aprì la bocca per rispondere, ma alzai una mano per zittirlo. Entrambi vi pentirete di questo. Ogni scelta che avete fatto tornerà a perseguitarvi, te lo prometto. Quando lasciai il resort, la relazione tra Ellie e Brian era in frantumi, i messaggi, le foto, le confrontazioni erano state troppo per loro da gestire. Derek ed io avevamo assicurato che ogni dettaglio del loro tradimento fosse documentato e pronto per essere usato in tribunale. Ellie avrebbe perso tutto: la casa, la stabilità della nostra vita insieme e il rispetto di chiunque l'avesse ammirata. Brian porterebbe la macchia di questo tradimento per il resto della sua vita, la sua reputazione in rovina. Mentre guidavo via da Havenwood, un strano senso di calma mi avvolgeva. Non era il finale che volevo per il nostro matrimonio, ma era quello che Ellie aveva scelto e ora avrebbe dovuto vivere con le conseguenze. Cosa faresti se scoprissi il più grande tradimento della tua vita? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e non dimenticare di mettere like e iscriverti al nostro canale per altre storie incredibili.